amici di Let Me Play, bentornati sul nostro canale, sono Spadolone85. Oggi parliamo dei giochi che verranno inseriti a dicembre 2023 nel Game Pass, un servizio assurdo, e con questi giochi si arricchirà ancora di più, un servizio validissimo che secondo me ogni possessore di Xbox dovrebbe fare, specialmente per chi come me è possessore di Xbox Series S, una console solo digital, e quindi secondo me il Game Pass è proprio la morte sua, perché ci sono giochi davvero validissimi, esclusive inserite al day one. Insomma, cosa volere di più? Adesso vedremo come si arricchirà a dicembre ancora di titoli molto belli, ma prima vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciateci un like, qualche commento per farci sapere quali giochi vi interessano di più della line-up di dicembre del Game Pass. Seguiteci su tutte le nostre pagine social e il sito internet www.letmeplayitaly.it. Detto questo, andiamo ad analizzare insieme i giochi inseriti nel Game Pass per dicembre 2023. Ed ecco qui una panoramica dei giochi che piano piano durante il mese di dicembre verranno inseriti. Non ci sono le date, ma le date sono alternate, non escono tutti in un giorno ma vengono spalmati durante il mese, e sicuramente a far da padrona a questo mese sono i due Remnant. Il primo Remnant From the Ashes è un gioco di qualche anno fa ed è uno sparatutto con meccaniche da Souls-like, infatti da molti è definito il Souls con le pistole. Un gioco molto bello, un po' difficilotto per quello che sono gli standard normali di uno sparatutto in terza persona, però è veramente un gioco validissimo e non vedo l'ora di provare il 2. È da quando lo hanno annunciato che volevo giocarlo e finalmente Microsoft ce l'ha inserito nel Game Pass, e quindi lo andrò a provare sicuramente. Magari ci farò anche un video dove lo proveremo per una mezz'oretta. Comunque vi consiglio Remnant, perché se siete amanti di quelle meccaniche alla Souls e in più c'è lo sparatutto, secondo me Remnant è un gioco che va assolutamente provato. Sicuramente un gioco di spicco di questa lista è Far Cry 6. Far Cry, un brand famosissimo, un FPS open world di Ubisoft che non si discosta molto dai vecchi Far Cry. La formula è ormai consolidata, chi si mette col pad in mano e inizia Far Cry 6 si sentirà a casa, perché il gameplay è ormai quello storico di questa famosissima serie, ma arricchisce questo videogioco la presenza di Giancarlo Esposito, un attore formidabile che chi conosce Breaking Bad, chi ha visto Breaking Bad si ricorderà il personaggio di Gus, e quindi saprà bene il valore aggiunto che un attore del genere può dare a un brand come Far Cry, ma in generale al mondo videoludico. Quindi vi consiglio di giocare Far Cry. Unica pecca è che questo capitolo della serie non è doppiato in italiano, e quindi per molti potrebbe essere un difetto, ma se andate sopra al doppiaggio e non lo considerate un problema, Far Cry 6 è assolutamente un gioco validissimo, un po' lunghetto ma sicuramente da provare. Altro gioco importante di questa lista che ha qualche anno in più alle spalle è Rise of the Tomb Raider, il secondo capitolo di questa trilogia reboot di Lara Croft. E appunto, come dicevo, è il secondo capitolo, nuova storia, nuovi personaggi che arricchiscono anche il background di Lara Croft, una grafica ripulita, un gameplay consolidato, mi viene da dire un gameplay all'Uncharted, perché sicuramente è un'alternativa validissima ad Uncharted, e anche forse qualche meccanica in più rispetto alla saga di PlayStation. Se vi piacciono gli sparatutto in terza persona, action adventure con enigmi ambientali, ritmo frenetico, Tomb Raider è un brand bellissimo. Se vi piace Lara Croft dovete assolutamente provarlo, e vi assicuro che vi divertirete parecchio con Tomb Raider. Altro gioco molto importante della lista potrebbe essere World War Z Aftermath, un'espansione di World War Z che è un gioco a tema zombie, un omonimo del film con Brad Pitt, ed è uno sparatutto cooperativo a tema zombie. Se vi piace quella tipologia di videogioco e se vi piacciono le orde di zombie, centinaia, migliaia di zombie che vi attaccano, sicuramente è un prodotto che fa a caso vostro, molto divertente ovviamente se giocato in coop. Poi God Simulator, cosa dire di God Simulator? Un videogioco ignorantissimo. Se volete provare l'esperienza di essere un caprone e distruggere tutto, sicuramente un giretto su God Simulator dovete farlo, e non mi sento di aggiungere altro su questo videogioco. Ultimo gioco che conosco di questa lista e che vi consiglio se vi piacciono gli indie, quelli silenziosi, molto chillosi come si usa dire adesso, sicuramente Spirit of the North è un
un gioco da provare, che arriva nella sua versione Launcher Edition nel Game Pass, e in questo videogioco tu prendi il comando di questa volpe in un'ambientazione sembra quasi norrena, con queste lunghe vallate, ci sono anche parti di gioco in questi ghiacciai, insomma un gioco molto molto bello, ma che va interpretato un po' perché non ha una narrativa, non ci sono dialoghi, non c'è una voce narrante, succede tutto in game accompagnato da una musica molto molto carina. La trama si può delineare solamente da simboli che appaiono sulla mappa, quindi è da decifrare appunto andando avanti e sbloccando questi simboli nei vari punti della mappa. Un prodotto valido se vi piacciono gli indie, è un gioco molto breve e secondo me una prova la merita, poi soprattutto se sta nel Game Pass perché non provarlo. E mi fermo qui perché degli altri giochi presenti in questa foto obiettivamente non li conosco, non li ho mai giocati. Suppongo che Steam World Build sia un videogioco dove appunto un gestionale dove costruire e poi appunto gestire una città, un villaggio, non so. Per il resto io adesso magari li proverò, mi informerò meglio e magari in un video aggiornamento, se verranno aggiunti altri giochi al Game Pass di dicembre, magari facciamo un piccolo recapino su questi titoli che ho saltato adesso. E questo era tutto per quello che riguarda i giochi di dicembre del Game Pass. Che dire, 5-6 giochi sono davvero validi, quindi vi consiglio di provarlo, ma non solo per questi giochi ma per tutto il resto che c'è inserito sul Game Pass, che è veramente un servizio mostruoso. Se vi è piaciuto questo video di informazione vi invito a lasciare il like, iscrivervi al canale, seguiteci su tutte le nostre pagine social, il sito ve lo ricordo è www.letmeplayitaly.it. Da Spadolone8528 noi ci vediamo alla prossima, ciao!